Oggi è un video diverso dal solito, infatti non si tratta di una recensione o di analisi di mercato. Perché leggendo i commenti ci siamo accorti che non tutti conoscono le funzioni di Chrono24 o comunque quali strumenti utilizzare per analizzare l'andamento del mercato. Quindi ho deciso di parlarvi di questa piattaforma e degli strumenti che mette a disposizione e delle referenze più interessanti che mi è capitato di seguire. Chrono24 offre degli strumenti che consentono di analizzare l'andamento di alcune referenze sulla base delle vendite medie che sono state fatte in un determinato periodo sulla piattaforma. Quindi si tratta di grafici non esaustivi ma comunque indicativi ed è possibile utilizzarli anche soltanto per pura curiosità, la solita curiosità degli appassionati che vogliono vedere le referenze che crescono. Specialmente nel caso degli orologi usati e vintage sarebbe interessante conoscere il valore attuale e seguirne l'evoluzione del prezzo. Gli esperti di orologeria non sono gli unici a sapere che i modelli ricercati di marchi come Rolex, Patek Philippe o Omega rappresentano un investimento interessante. Ovviamente la maggior parte dei collezionisti di orologeria non è spinta solo dalla voglia di fare un affare. La Watch Collection mette a disposizione numerosi dati di mercato in modo semplice e intuitivo. In pochissimi passaggi è possibile scoprire se l'acquisto di una determinata referenza ha rappresentato una saggia decisione anche dal punto di vista economico. Inoltre si può scoprire quale orologio valga la pena vendere o se sia giunto il momento di rinchiudere la propria collezione in una cassetta di sicurezza. Con la Watch Collection si può seguire nel dettaglio sia il valore di ogni singolo orologio che quello complessivo della propria collezione. Per aggiungere un modello alla Watch Collection bisogna semplicemente inserire l'apposito numero di referenza oppure il modello. Per esempio, se si è in possesso di un Rolex Explorer 214-270, bisogna cliccare su Aggiungi orologio e inserire il numero di referenza, oppure, in alternativa, il nome esatto del modello. La Watch Collection è quindi in grado di mostrare una quantità di orologi che va ben al di là dei modelli più famosi. Infatti, sulla piattaforma possiamo trovare centinaia di migliaia di orologi. Appena trovato l'orologio in questione, l'applicazione inserirà automaticamente sia l'immagine che le informazioni principali. Per poter calcolare un valore preciso, l'applicazione necessiterà delle informazioni circa il prezzo d'acquisto, l'anno d'acquisto e lo stato dell'orologio, quindi se è nuovo o usato. Appena tutte le informazioni saranno complete, basterà un clic e l'algoritmo calcolerà in un batter d'occhio l'attuale valore di mercato dell'orologio. Il catalogo dei dati comprende anche informazioni provenienti dal passato, grazie a ciò è possibile consultare il valore storico dei vari modelli. Così è possibile analizzare l'andamento del valore di molti orologi già a partire dal 2009. Per molti appassionati e collezionisti di orologi usati e vintage si tratta di un'esperienza molto interessante. Ad esempio per immergersi nel passato e seguire l'evoluzione dei segnatempo, compresi i picchi positivi e negativi. Come un titolo azionario, questo andamento viene rappresentato in forma di diagrammi, anche i meno esperti di economia ne rimarranno affascinati. Inoltre, cliccando su Mostra annunci si potrà guardare le offerte attuali di quella determinata referenza. Non sono richieste informazioni su scatola e documenti, quindi fornisce una stima del valore. Quindi inserendo anche quando è stato comprato e quanto è stato pagato, il sistema calcola l'andamento, quindi aumento o diminuzione di valore. Quello che credo interessi di più alla maggior parte delle persone è il valore attuale e se è stata una mossa giusta quella di acquistarlo o meno. Per calcolare il valore di mercato vengono presi in considerazione tre tipi di dati con valutazione decrescente. I prezzi effettivi di vendita di un modello e le offerte attualmente presenti sulla piattaforma vengono sempre presi come riferimento per calcolare il valore. Qualora questi dati non siano sufficienti, verranno prese in considerazione anche le offerte degli ultimi 12 mesi. La propria collezione può essere personalizzata tramite le annotazioni. Infatti, se per esempio l'orologio acquistato era destinato a diventare un investimento, si può inserire un'apposita indicazione nelle annotazioni. Quindi appena il suo valore sarà aumentato, verrà così ricordato che è giunto il momento di venderlo. Tra le referenze più interessanti che mi è capitato di osservare sicuramente c'è il Daytona Ceramica o il Nautilus che come potete vedere è cresciuto dell'84% rispetto a quando l'abbiamo inserito nella Watch Collection. Questa referenza è partita da 20.000 euro arrivando a 140.000 euro e sta continuando a salire. Abbiamo visto come alcune referenze stanno crescendo in un mercato che è sempre più teso alla crescita dei prezzi, addirittura anche durante la pandemia, e che anziché un calo ha visto una crescita esponenziale. È un mercato impazzito, se prima alcune referenze si potevano acquistare tranquillamente dando sfogo alla propria passione, oggi comprare al listino è praticamente impossibile, soprattutto su determinate referenze di alcune maison, che però si stanno trascinando tutte le altre. Quindi se il fenomeno nasceva con Patek e Rolex, oggi Audemars Piguet e Omega, almeno su alcune referenze, stanno seguendo la stessa strada,
Quindi come funziona questo mercato degli orologi? Cosa ci possiamo aspettare per il futuro? Vale la pena comprare oggi perché i prezzi stanno aumentando troppo oppure i prezzi non saliranno poi più di tanto? Ad esempio un Audemars Piguet Royal Oak 37 mm, referenza 14790, l'ultimo Royal Oak con cassa monoblocco, fino a 3 anni fa costava 8.000 euro. Oggi il prezzo minimo è di 30.000 euro. Orologi di questo tipo che prima non erano molto richiesti, quasi per nulla, i reseller li ritiravano a 4.000 euro. Sono diventati orologi oggetto del desiderio di tantissimi. Oggi sono oggetti di collezione. Si tratta soltanto di mania o davvero il mercato si sta evolvendo in questo modo? E quanto altro potrà durare? Alla luce di questo, vale oggi la pena comprare ciò che è ancora possibile comprare prima di perdere il treno e non poter più acquistare nulla, oppure è soltanto una corsa sfrenata all'acquisto che poi contribuisce a far aumentare e a far crescere i prezzi sul mercato? Come dicono gli azionisti, è meglio stare alla finestra a guardare cosa succede, oppure è il caso di buttarsi tra le onde e sperare di non venirne travolti? Ditemelo nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale se gli argomenti che trattiamo sono di vostro interesse. Vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata e ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!